Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Satisfactory nella sua versione 1.2. Ci siamo lasciati nell'ultimo episodio che abbiamo terminato tutta la logistica del primo piano, quindi abbiamo terminato praticamente tutto il primo piano del restyling della nostra base principale. Abbiamo una spratata impressionante di fornaci dove andiamo a fare i lingotti dei vari materiali, minimo recappino anche per me, ma soprattutto per chi magari non ha visto i primi due episodi. Qui ci lavoriamo il Caterium, in queste fornaci qui, non fornaci scusate, in queste fonderie qui ci andiamo a lavorare il rame. Questa spratata, questo slot di qui di fonderie ci va a lavorare il ferro per dare in pasto i lingotti ai vari costruttori che ci fanno i vari prodotti, semiprodotti o prodotti che ci servono per la nostra base principale. In questa parte abbiamo i costruttori che ci fanno le viti. Questi costruttori qua ci fanno le lamiere di rame che ci servono sia per essere messe da parte sia per andare a fare i rotori con la ricetta alternativa dei rotori. Qui abbiamo le piastre di ferro che un po' ce ne mettiamo da parte, quell'altra ci andiamo a fare le piastre di ferro rinforzate lì in fondo con la ricetta alternativa del filo fuso, prendendo un pochino di rame e allungandolo tra virgolette con un pochino di catermio ci facciamo un botto più di filo. Ora dobbiamo portare tutte queste risorse al piano sopra che dobbiamo costruire è quello che andiamo a fare oggi, dove andremo a fare i prodotti finiti, dovrebbe essere il piano finale della nostra fabbrica. Allora, questa è di 2 metri la fondazione, ci prendiamo quelle di 4 per prenderci a misura, verticale. Se famo 4 fondazioni più dopo ne prendiamo una da 2 metri e la schiaffiamo sopra. Come risulta il tutto? Oh, la me la vede da lontano. Cepostavo è troppo basso. È una questione quasi prettamente estetica, eh. È il doppio di sotto. È claustrofobica la cosa. Tanto pianettino ce lo metterei. Cerchiamo di non cancellare la roba sotto, se no ci mettiamo a piagne. Poi vediamo se ci riesco senza... Poi no, ce la faccio. Da qua ce la fai fa? Sì. E così. Mettendoci in piano in più, come viene? Sì, mi piace più. Meglio così, meglio così. Quindi 5 fondazioni da 4 metri e poi ci facciamo il piano sopra. Perfetto. Facciamoci tutto il piano sopra. Me sono andato a prendere un po' di materiali, speriamo di non rimanere a corto di piastre di ferro soprattutto. Ancora una.
me ne so passato di qua, perché è proprio da quest'altra parte che dobbiamo iniziare, quindi non vorrei passarmene. Ah, un'altra striscetta. Ok. Alla fine di tutto, quando metteremo anche il tetto, andiamo a finire sopra le ciminiere, mi sa. Vabbè. Almeno non c'è un gnomo in gigante vicino. Con me. Sì, mi piace, mi piace. No, no. Oh, ok. Questo però è il piano della logistica. Scusate, sono un po' arrugginito. Questo è il piano della logistica. Poi sopra ci va il piano. Ci va il piano dove ci vanno le robe, ci vanno i costruttori, gli assemblatori, insomma tutti i cazzi. Quindi, ritira su. Sì. Ok. Vai, altra sparatata. Sapevo di aver preso poche piastre. L'ho finite. C'avevo più di 1000 sparite. Ecco là. Finite. Mannaggia. Tagliettino arrivo subito, eh. Riecchime. Guardate che bestia. Che bestia che sta diventando. Ah, mi serve la scala. Fatta corta. Questa la potremmo togliere. Dammela un attimo qua. Ok, poi un po' di piastre e anche un altro po' di cemento. Che male non fa. Allora, vediamo un attimino col drone che almeno forse si capisce meglio. Qui ci abbiamo in cima tutte, o quasi tutte, comunque me le dovrei essere portate tutte in realtà, tutte le risorse che ci servono al piano superiore. Allora, queste, se non vado errante per l'Asia, sono le piastre per fare il piastro di ferro rinforzati. Queste sono due slot di viti. Queste sotto sono le 150 che ci servono per fare i telai bollunati e l'eccesso mettercelo da parte. Poi questa è una delle 6 linee dei viti, altre viti, le altre 3 viti. Lì abbiamo le lamiere per fare i limitatori di IA. Questo è il filo per fare le piastre di ferro rinforzate. Ecco, no, iniziamo a averci messo anche i cosi, i ricordi. Ma no, non funziona la torcia col drone. Questo è il filo per farci i cavi. Qui le lamiere per essere messe da parte. Qui il filo rapido. In mezzo ci sono le barre che mi devo portare su. Ecco, mi sono dimenticato. Le barre da portarmi su. Vabbè, barre e piastre. Lì in fondo, qua, eccole, eccole. Quelle due ci sono le barre del piano. Vabbè, comunque il concetto è questo. Qui abbiamo... Niente. Qui abbiamo
tutte le risorse da portare su e le porteremo su con degli ascensori. Penso di fare tipo una struttura, più avanti si dovrebbero sbloccare dei telai in acciaio che assomigliano molto, comunque secondo me rendono molto bene l'idea, rendono carini, fare tipo degli ascensori meccanici, degli ascensori industriali che ci possono portare su. E non mi dispiacerebbe metticeli. Quindi le risorse mi vengono su tutte da qui, quindi mi riabboccano qua, tutto tranne il calcare e il quarzo che avrò in fondo. Ma vabbè, due in fondo ora non mi metto a fa tutta la traversata del calcare e il quarzo per impicciarmi ulteriore spazio qua giù. Poi posso sempre cambiare idea, eh. Quindi le risorse ce le abbiamo tutte là qua su e dobbiamo quindi sviluppare. Quindi pensavo, senza che mi sto a riportarle tutte in fondo, ci sviluppiamo il secondo piano da questa parte andare in fondo. Così l'ingresso lo mettiamo in fondo, dove ci sarà anche magari l'ingresso una volta sistemato esteticamente anche l'ingresso alle centrali, dico le perché quando avremo acceso questa e forse l'acciaio, e dico forse perché non so sicuro che mi reggerà anche per l'acciaio, già dovremo raddoppiarla, assolutamente. Però sto aspettando l'acciaio per raddoppiare il livello delle belt, appunto. Ah, riguardando lo schema, non è che qua su sopra ci abbiamo chissà quanta roba da costruire, un pochino sì, però non è chissà quanta roba, perché abbiamo un costruttore per il cavo, un assemblatore per il limitatore di IA, 7,38 assemblatori per le piastre di ferro intrecciate, 3 assemblatori per i rotori di rame, l'assemblatore per il telaio bullonato e lo slottino che ci va a fare un pochino di silice e il calcestruzzo fine, quindi che sono altri in tutto, se non erro, 7 assemblatori, 2,29 per la silice e 4 per l'assemblatore, quindi non è che abbiamo chissà quanta roba da andare a costruire, magari però dobbiamo farla in maniera intelligente. Ci saranno i container che conterranno tutte le risorse, i vari trasmutatori USOM e l'ingresso. Poi se laggiù in fondo ci rimane un corridoietto o un atrio spazioso per l'ingresso, schifo non mi fa. Quindi cercavo più che altro di farli in maniera intelligente. Noi ci abbiamo da mettere gli assemblatori per i rotori che ci richiedono, le lamiere di rame che le abbiamo qua e le viti che le abbiamo qua su sopra, quindi un ingrediente a destra e un ingrediente a sinistra. Allo stesso tempo, però, scusate, il telaio bullonato ci abbiamo tutto di qua perché si fa con viti e piastre. Quindi già il telaio bullonato possiamo pensare di farlo di qua. Cavo limitatore di IA li metteremo di qua perché abbiamo tutti gli ingredienti di qua a destra. Allora, questa è la fondazione centrale. Dai che ci arrivo senza scaletta. Ok, fondazione centrale. Me lascio un paio di quadretti, di fondazioni, scusate, un paio di fondazioni per l'estetica. Poi a cambia, faccio sempre in tempo. Allora, io andrei a fare, visto che sia per il calcare che per la 16 che per i rotori abbiamo la necessità di avere 8 assemblatori da una parte e 7 dall'altra, posso fare 8 e 8, me li metto qua giù dietro, poi tutto il resto cerchiamo di mettere in modo che venga un pochino tutto proporzionato, almeno qualcosa che sia anche un po' carino da vedere. Tu in mezzo cavallo preciso tra le due e me ci stai. Se facciamo così, se è preciso. Quanto spazio rimane in mezzo? Troppo. E se fa così invece? Che mi pare di averci fatto di sotto. Ah, beh, meglio, meglio, decisamente meglio. Quindi uno spazietto tra sti due e dovrebbero essere due spazietti qui in mezzo.
Ok. Uno spazietto qua. Non so, due so più. So tre di più e mezzo. Va bene. Sì, ridice. Posto. Replico la stessa cosa dall'altra parte. Ok, e questi sono gli assemblatori. Da una parte ci faremo i rotori, ancora non ho deciso come, quando e perché. Da una parte ci faremo i rotori e da una parte ci faremo il calcestruzzo alla sidice. Ah, ci abbiamo rimasto da mettere un costruttore per il cavo, un assemblatore per il limitatore di IA e un assemblatore per il telaio ondulare, che diventeranno due, così almeno un minimo di simmetria ce l'abbiamo comunque. Ne prendo un pochino più di spazio rispetto a qua. Lascia una specie di corridoietto. Ok, questo sarà l'assemblatore per l'IA. Di qui ci mettiamo il costruttore, che mai, e dico mai, verrà preciso con gli altri. Ecco, un minimo in linea col suo dirimpettaio dietro. Un costruttore per il cavo. E poi altri due assemblatori, questi vabbè, in qualche modo riesco a metterli dritti rispetto sia a dietro che così. No, non neanche bucas, ecco così. La scaletta, ecco proprio così, perfetto. 1, 2, 3 e questi sono i due assemblatori per telai bullonati. Ne bastava uno, ma almeno esteticamente è decente. Minchia quanto spazio di fronte. Ma non vi credete, quando ci ho messo tutti i container... Ah, cioè abbiamo ben 13 container da mettere. Se questo è il centrale, me lascio un quadratino qua, dovrebbe bastare, una fondazione qua dovrebbe bastare. Quindi i container li posso mettere... Ma facciamo così. Ce ne lascio due. Lo metti al liscio così. È al centro di qua? Sì, è al centro. Ok. Però me ne metto 6 per parte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Due, 4 e 6. Se poi ho preso poco spazio, perché ci va tutta la logistica che per mandare la roba in eccesso ai trasmutatori, lo so, vediamo. Oh. Oddio, non mi fa impazzire. A parte di averli messi una metà storti. Vabbè, dopo in qualche modo ci gestiamo la logistica, non è un problema. Ora metto tutti gli ascensori e poi vediamo come settare eventualmente le ricette.
Ok, posizionati tutti i nastri verticali, tutti i buchi, tutto quello che cazzo ci serve. Ah, mo, vediamo un attimino di decidere chi fa cosa e perché. Fortuna ricontrollo sempre tutto. Mannaggia me. Allora, quasi allora si decide da solo perché io ho lasciato via della roba. Ho lasciato via i tre costruttori per fare i rotori. Mannaggia me. 3,03 addirittura, mannaggia. Ma come cazzo? Ma tanto le posiziono 4, poi vediamo. La scaletta di qua della fondazione, ok. Uno scattino. 3 scattini. E uno scattino. A sto punto, visto che per piastre intelligenti ci servono sia i rotori che le piastre di ferro rinforzate, io farei i rotori di qua e di qui le piastre intelligenti, questi tre, e uno per i telai bullonati. Com'è la ricetta di sti benedetti rotori fatti con questa ricetta alternativa? Per farne 3,03 per farne 34, 11,25 la ricetta piena. 11,25 per 3, 33,75. Tanto io me ne devo mettere un pochino da parte. E pensavo 4, ma se mi ce ne metto 3,25 non è che... Cioè 3,75 non è che mi cambia la vita, eh. Però sotto tutto è progettato. Se ti ci metto una lumachina per fa... Allora, se 11,25 per 2 fa 22,50, quindi devo fare 11,50. Per fare 11,50 posso mettere la lumaca? Sì, dai, senza lumaca ne faccio 33,75 invece che 34. E ce lo fa, manda benissimo comunque. Poi risetto tutto di sotto in modo da non fa attoppa niente in maniera troppo seria. Ah, bene, ok. Quindi faremo 33,75 rotori da questi tre e tu mi fai il telaio bullonato. Minchia, anche di qui ne scherzi con le viti però, eh. E i 5 telai bullonati sono questi qua. Quindi di qui dietro mi andrei a fare le piastre di ferro rinforzate in modo da averci tutto di qua, perché l'ascensore spaziale io pensavo di farmelo in quella zona lì dove c'è quello spiazzetto lì dove c'è un po' la cascata. Adesso il punto preciso non l'ho ancora stabilito e deciso, pensavo di farmelo in quella zona lì, in modo che mi prenderà l'acciaio e quindi le strutture polivalenti che mi vengono che vengono giù, scusate, dall'impianto dell'acciaio che sarà su, e le lamiere intelligenti, cioè i prodotti e le lamiere intelligenti, insomma, i prodotti me li prendo da qua. Dopo le lamiere intelligenti non le facciamo in questo complesso, le facciamo su un complessino magari vicino all'ascensore spaziale. Sì, sì, va bene. Ci so. Anche qui abbiamo 34 piastre di ferro rinforzate da andare, piastre di ferro rinforzate da andare a fare con la ricetta alternativa delle piastre di ferro intrecciate. E ognuno me ne fa 5,625. Anche qui che numerino. Oh, mi stavo dimenticando un passaggio. Tu quante, per fare le cose, per fare i telai bullonati, quanti ne vuoi? 7,5 al minuto. Mm. 7,5 diviso... Non me l'ho preso. 7,5 diviso 2, 3,75. Allora, tu mi vai a tutta caldare e mi fai 5,625. Ok. 7,5 meno 5,625, me ne mancano 1,875 che mi devono venire da questo di qui vicino. 34 meno 6 per 5,625. Se questi 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 mi vanno al massimo,
mi mancano 0,25 per fare le 34. Quindi tu mi devi fare le 0,25 che devono 0,25 in più al minuto che mi devono fare le 34 per fare le lamiere intelligenti e mettimele da parte, più quello che mi manca da qua. Quindi tu mi fai questo. No, uguale. Allora, più aperta 7,5 meno 5,625. 2,125. Quindi tu devi andare più piano a 2,125. Così. 2,125. Ok. Quindi faccio il recappino almeno, forse riesco a essere più piano. Questa 1, 2, 3, 4, 5 e 6 assemblatori mi vanno al 100% per farmi le piastre di ferro rinforzate per fare le lamiere intelligenti e mettermele da parte. Ma questi 6 non ne fanno 34, ne fanno 33,75, ma mancano 0,25. Quelle 0,25 me le darà lui come eccesso nel momento in cui ha fatto anche quelle che servono per fare telai bullonati. Telai bullonati me ne chiedono 7,5. Lui va al massimo, ma non riesce a coprire il fabbisogno di questo qua, e quindi lui con priorità mi andrà a coprire il fabbisogno per fare i telai bullonati. L'eccesso, che è quello 0,25 in più, mi va a coprire, mi si aggiunge al resto della linea delle piastre rinforzate. Per fare questo va settato a 2, che ho detto 2,125, poi lui prende 2,13, ma va bene. Oh signore, che numeri strani. Allora, piastre l'abbiamo fatte, i rotori l'abbiamo fatti, cioè piastre ferro rinforzate l'abbiamo fatte, i rotori l'abbiamo fatti, i telai bullonati l'abbiamo fatti. Dopo guardo ormai gli ascensori perché vanno settati bene gli ascensori lì. Anzi, famolo subito, va. Adesso me li metto tutti a livello 1. Poi quando facciamo la logistica vedo qual è quello delle viti e lo modifico a livello 2. Il cavo è molto semplice, io ne voglio 30 ed è esattamente la ricetta al 100% base, quindi il cavo è veramente facilissimo. Come facilissimo anche il limitatore di IA, perché è semplicemente la ricetta base. 5 ne voglio al minuto, è stato settato tutto in modo da poter fare quei 5 apposta in modo che lui possa viaggiare al 100%. Anche qui, quando posizionerò il filo rapido, vedete, ne chiede 100 al minuto, andrò a portare a livello 2 il nastro. Ci abbiamo rimasto da settare il calcestruzzo e la silice. Prendiamoci un attimino lo schema. Se voi vedete, il quarzo mi va in 2,29 assemblatori per fare la silice con la ricetta della silice economica. La silice poi un po' me ne metto da parte e un po' mi serve negli altri 4 assemblatori che mi va a fare il calcestruzzo fine. Quindi la prima riga deve essere, la prima linea deve essere quella che mi fa la silice dal quarzo, e me ne deve fare nella somma di 60 da mettere da parte più altre 60 da mandare agli assemblatori del calcestruzzo. Quindi io me ne devo mettere a 30 ognuno. È molto semplice il settaggio, ne fai 52,5, ma a me basta che me ne fai 30. Ok. Potrei fare anche qui che 30 me vanno direttamente a 1. Scusate, potrei fare anche qui che 30 me li metto, 60 me li metto da parte e 60, quindi l'uscita di 2 li mando al calcestruzzo. Probabilmente invece userò il coso, almeno sono sicuro che il calcestruzzo fine ce l'ho sempre pieno e poi lo scarto me lo metto da parte. Probabilmente vado a usare un separatore intelligente poi, ma vediamo quando facciamo la logistica. Questo di qui davanti invece ci deve fare il calcestruzzo fine. E se non erro sono tutte al 100%. Mi serve 200 calcestruzzo, ognuno mi fa 50 con quella ricetta lì. Perfetto. Era più facile di quanto sembrava.
Oh, ok. Abbiamo realizzato, progettato e settato tutto il secondo piano che ci va a fare tutto quello che ci serviva, che ci era rimasto da fare per la base, cioè le piastre di ferro rinforzate, i rotori, i telai bullonati, i cavi, la silice e il calcestruzzo. Nella prossima puntata gestiamo tutta la logistica di sotto e cerchiamo di startare la base, ragazzi. Per questo episodio direi di salutarci qui. Grazie di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale. Attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Satisfactory e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora, ragazzi. Buona giornata, alla prossima. Ciao!